Accomodati, Matteo, sono Elena, la plant manager di questo magazzino. Piacere, Elena. Grazie per questa opportunità. Andiamo dritti al punto, non mi piacciono i giri di parole. Ho letto il tuo curriculum. Hai 10 anni di esperienza come operaio. Perché vuoi fare il salto a capoturno? Conosco le dinamiche del magazzino a memoria. So come ottimizzare i tempi e gestire i ragazzi. Bene, partiamo dai requisiti pratici. Hai i patentini aggiornati per i muletti? Sì, certo. Ho il patentino per il muletto frontale e anche per quello retrattile. Ottimo, qui usiamo molto i retrattili per le scaffalature alte, fino a 10 metri. Nessun problema. L'ho guidato tutti i giorni nel mio precedente lavoro. Sai che fare il capoturno non significa solo guidare il muletto, vero? Assolutamente. Significa prendersi la responsabilità del turno e far rispettare le regole. Esatto. E qui la sicurezza è il nostro chiodo fisso. Non facciamo sconti a nessuno. Condivido pienamente. In un magazzino così grande la distrazione costa cara. Ti faccio un esempio pratico. Inizi il tuo turno di notte alle 22. Vedi un operaio anziano, uno che lavora qui da molto tempo. Sta scaricando un camion, però noti che non indossa le scarpe antinfortunistiche. Ha delle normali scarpe da ginnastica. Fermo subito l'operazione. Non si può stare in area di manovra senza scarpe di sicurezza. E lui ti risponde: Matteo, dai, mi fanno male i piedi stasera. Faccio solo questo pallet. Gli dico che mi dispiace per i suoi piedi, ma le regole sono regole. Ma lui insiste e si rifiuta di metterle. Dice che sei troppo rigido, come reagisci. Mantengo la calma, ma sono fermo. Gli chiedo di allontanarsi subito dall'area operativa. Quindi blocchi lo scarico del camion. Rischiamo di fare ritardo con le consegne. La sicurezza viene prima dei ritardi. Se si fa male, il problema diventa molto più grave. Mi piace questa risposta. Molti candidati esitano per paura di litigare coi colleghi. Io rispetto tutti, ma sul lavoro serve disciplina. Non sono qui per fare l'amico di tutti. È l'atteggiamento giusto, però devi anche saper motivare la squadra, non solo punire. Certo, il rispetto si guadagna lavorando duro con loro, non solo dando ordini. Parliamo un po' di numeri e produttività. Sai come funziona il nostro sistema? Ho letto che avete dei target orari per il prelievo delle merci. Sì, ogni operatore ha uno scanner che traccia i suoi tempi. Conosco questi dispositivi. Li usavamo anche nel mio vecchio magazzino. Se la tua squadra non raggiunge il target a fine turno, il responsabile sei tu. Mi sembra giusto. È compito mio capire se c'è un problema o un rallentamento. E se c'è un calo di produttività generale, come intervieni durante il turno? Per prima cosa controllo se ci sono problemi tecnici con i palmari o i muletti. E se i macchinari funzionano perfettamente, ma i ritmi sono lenti? Allora parlo con i ragazzi. Magari c'è troppa stanchezza o serve riorganizzare il lavoro. Spesso succede proprio durante i turni di notte. L'attenzione cala verso le 3 del mattino. Lo so bene, in quegli orari cerco di ruotare le mansioni per tenerli svegli. Ottima idea! La rotazione aiuta anche a ridurre gli infortuni fisici. Sì, fare sempre lo stesso movimento per 8 ore è logorante per il corpo.
A proposito di orari, qui la flessibilità è fondamentale. Facciamo molti straordinari. Sono abituato a lavorare oltre il turno se c'è un'emergenza da coprire. Specialmente sotto Natale o durante i periodi di sconti importanti, c'è il delirio. Il cosiddetto picco stagionale è il momento in cui si vede il vero lavoro di squadra. Esattamente, noi riconosciamo dei buoni premi di produzione ma pretendiamo il massimo. Sono pronto a dare il massimo, Elena. Come funzionano questi premi di produzione di preciso? Guarda, si basano principalmente sul numero di colli gestiti per turno. Più sei veloce e preciso, più il premio sale. Capito. Quindi c'è un sistema che traccia le prestazioni individuali? Esatto, usiamo dei terminali palmari, registrano tutto in tempo reale, anche gli eventuali errori. Mi sembra un sistema equo. Almeno chi lavora sodo viene ripagato. È proprio questa la nostra filosofia. Non ti nascondo che i primi tempi può essere faticoso stare al passo. Immagino ci sia una curva di apprendimento, ma imparo in fretta, non mi spaventa. Ottimo atteggiamento! Ah, un'altra cosa importante da dirti riguarda la mensa aziendale. Ah, c'è una mensa? Sì, abbiamo una mensa interna proprio qui nel polo logistico. È aperta su tutti i turni. Questa è una gran comodità, soprattutto per chi fa la notte ed è stanco. Sì, aiuta molto a staccare. I dipendenti pagano solo una cifra simbolica, il resto lo copre l'azienda. Ottimo. Senti, per quanto riguarda l'abbigliamento da lavoro, fornite voi tutto. Certo, ti diamo le scarpe antinfortunistiche, i pantaloni con rinforzi e i gilet ad alta visibilità. Perfetto. Devo solo preoccuparmi di portare magliette o felpe mie, giusto? Esatto, l'importante è che siano comode e non abbiano lacci o cose che possono impigliarsi. Ha senso, la sicurezza prima di tutto. E per gli armadietti come funziona? Avrai il tuo armadietto personale chiuso a chiave nello spogliatoio. Lì puoi lasciare il telefono e la tua roba. Chiarissimo. Volevo anche chiederti, per i turni la pianificazione viene data settimana per settimana? Di solito diamo i turni con 2 settimane di anticipo, così avete un po' di tempo anche per organizzare la vita extra lavorativa. 2 settimane di preavviso sono più che sufficienti. Mi va benissimo. Certo, poi se c'è un'urgenza o un cambio turno per malattia di un collega, ci accordiamo al momento. Sono molto flessibile su questo, figurati. Poi vivo anche qui vicino, a 10 minuti di macchina. Ah, ma dai, questa è un'ottima cosa. Meno stress per il tragitto. Decisamente. Un'ultima domanda. Come inquadramento iniziale cosa prevedete esattamente? Allora, partiamo con un tempo determinato di 3 mesi tramite agenzia. È un periodo di prova in pratica. E dopo i primi 3 mesi, se va tutto bene da entrambe le parti? Se ci troviamo bene, c'è l'assunzione diretta in azienda. Puntiamo sempre a stabilizzare il personale. Bene, Preferiamo valutare le persone sul campo. Non tutti reggono i ritmi di un magazzino grande come questo. lo so bene. Ne ho visti tanti mollare dopo la prima settimana di lavoro. Già, si presentano tutti carichi al colloquio e poi spariscono. Ma tu hai un'esperienza solida. Sì, ho fatto questo lavoro per 4 anni in passato. So bene a cosa vado incontro.
Perfetto. Hai per caso altre domande per me? Qualche dubbio su quello che ci siamo detti? Direi di no, Elena. Mi hai spiegato tutto in modo molto chiaro e trasparente. Mi fa piacere. Allora, per quanto riguarda i prossimi passi, oggi finisco i colloqui in sede. Quando pensate di dare un riscontro? Giusto per regolarmi con le altre candidature. Credo che le risorse umane ti contatteranno tra giovedì e venerdì, insomma, entro fine settimana. Perfetto. Posso chiederti se l'eventuale inizio sarebbe immediato? Sì, abbiamo bisogno di inserire il nuovo personale già da lunedì prossimo, se possibile. Ottimo. Io sono libero da subito e non ho vincoli di preavviso da dare. Buono a sapersi. Magari tieni d'occhio anche la cartella spam della mail, a volte finiamo lì. Ci farò attenzione, grazie mille per la dritta. Di nulla. Ascolta, so che dal curriculum sei a posto, ma devo chiedertelo. Hai problemi con il sollevamento carichi? Assolutamente no. Ho anche fatto la visita medica da poco per il vecchio lavoro ed era perfetta. Ottimo. Noi comunque ti manderemo a fare una visita di idoneità con il nostro medico. È la prassi. Certo, me lo immaginavo. Nessun problema. Avresti difficoltà a fare qualche straordinario di sabato in caso di picchi improvvisi. Mi è già capitato di farlo in passato. Per me va benissimo se serve una mano. Perfetto, non succede tutti i weekend, ma a volte capita che arrivino dei carichi grossi il venerdì pomeriggio. Ripeto, non è un problema per me. Magari avvisatemi appena lo sapete. Certo, cerchiamo sempre di avvisare almeno il giorno prima. Bene, per me l'intervista è conclusa. Anche per me. Ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e per la chiacchierata. Grazie a te per essere venuto di persona, è stato un vero piacere conoscerti. Il piacere è mio. Ti auguro una buona giornata. Altrettanto a te, Elena. Buon lavoro. Grazie. Ah, aspetta, sai ritrovare l'uscita o ti accompagno io ai tornelli? Tranquillo, mi ricordo la strada. Devo solo passare dalla reception per riconsegnare il pass. Esatto, lascialo pure ad Anna all'ingresso. Ci sentiamo presto allora. Perfetto, grazie ancora, a presto.